Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con le 20 uscite opzionali di Iron Man, l'armatura danneggiata, la Battle Damage, non lo so dire, Marvel 2022, edizione De Agostini in scala 1:3, altezza 60 cm. In questo nuovo numero completeremo il guanto, così come lo chiamano loro, sinistro. Io dicevo la mano sinistra, loro dicono il guanto, va bene, diciamo il guanto sinistro, e servirà un lubrificante, un cacciavite a stella e uno con la punta più sottile, una batteria per provare il circuito della mano e basta, e tanta voglia di farlo. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Se avete piacere, oltre che guardare queste splendide immagini, potrete dare lettura ai contenuti. Guardate che colori, bellissimo. Ringrazio intanto tutte le persone iscritte al mio canale, tutte le persone che mi guardano e mi sostengono con le visualizzazioni. Mi raccomando, cari ragazzi, se volete davvero aiutarmi, avete 3 modi e sicuramente voi farete il terzo, ma va benissimo, l'importante è che lo facciate. Il primo metodo è quello che troverete in un link in descrizione, si chiama Patreon. Se vorrete, come si può dire, vedete che mi scappa adesso il termine, se vorrete dare una mano per sostenere questo canale, si chiama dare vita al mio canale, potrete farlo con una donazione, oppure l'altro metodo è il grazie che c'è sotto ogni video che si pubblica, e il terzo metodo, che è quello che spero che gran parte di voi facciano, e magari è l'unico, ma mi va bene lo stesso, carissimi, mi va bene lo stesso, è quello di, quando vedete salta annuncio, non schiacciate salta annuncio, abbiate pazienza. Io cerco di aiutarvi, perché sapete che questo canale non si dedica al solo montaggio, ma cerca di stare vicino e sostenere le persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei modellini, per evitare di fare errori e montare al meglio il modello, così come ho fatto con Iron Man. Guardate anche Robocop e il Mazinga Z, bellissimo. Quindi ecco, quello che vi chiedo è soltanto questo: non mandate avanti le pubblicità, a voi costa davvero poco e a me entra qualche briciola in più, tutto lì. Non campo di questo, non sopravvivo nemmeno a oggi di questo, ecco perché mi sono permesso di dirvi quello prima. Comunque a me basta quello che vi ho appena detto, di non saltare le pubblicità, e se lo farete io vi ringrazio ancora di più con tutto il mio cuore. Stiamo quasi arrivando alla fine. Devo dire che questa collezione di Iron Man è completa in tutto, anche nei fascicoli, sono veramente dei giornalini. Questa armatura danneggiata, come ho detto altre volte, io la trovo bellissima. Io all'inizio pensavo che le parti venissero consumate con qualcosa di abrasivo, invece no, sono proprio pitturate. Ovviamente, come sappiamo, la collezione terminava alla numero 100. Io ho desiderato farla fino alla 120 per avere tutto. Ecco qui. Nella prossima uscita
costruisci le protezioni degli stivali dell'armatura danneggiata. Abbiamo anche questa già pronta da preparare il video, ve l'ho detto prima, questa è la 111, poi farò la 112, la numero 113 e la numero 114, quindi seguitemi. Allora, andiamo a vedere quello che troviamo per completare il nostro guanto sinistro. Questo è quello che abbiamo montato nel video precedente. Ecco qui. E adesso andremo a terminare anche questa. Questo è in metallo, questo è in metallo. Il circuito che proveremo subito, mi raccomando, delicati con i fili e soprattutto vi sconsiglio di mettere le dita sul LED, è sempre meglio non metterle. Abbiamo questa, che è la copertura del LED. Ecco qui. Poi seguirà anche un video di Mazinga e uno sul primo numero dell'uscita della 500 edizione Hachette in scala 1:7. Guardate quante serie di viti che abbiamo qua. Abbiamo 4 serie di viti, vedete che sono evidenziate dal colore azzurro e dalla lettera P alla fine che indica che vanno avvitate nella plastica. E qui sconsiglio di usare, assolutamente non lo usate, alcun tipo di lubrificante, mentre invece queste, contraddistinte dal colore nero, lettera M alla fine, metallo, qui io consiglio di usare lubrificante per crearvi filetti. Nel montaggio che andremo adesso ad eseguire, io parlo sempre al plurale perché lo sapete che per me questo canale è di tutti quelli che lo sostengono in un modo o nell'altro. Io ho già fatto tutto, mi sono andato a creare i filetti già qui, adesso vi faccio vedere se ce la faccio. Vedete le righe all'interno? Ho già creato il filetto, così come anche qui e anche qui. Mi sono già avvitato e svitato la vita, anzi no, l'ho ancora dentro per farvela vedere, vedete? Perché questa ci consiglio di avvitarla alla fine, assolutamente fatelo prima, ve l'avevo detto anche nei video precedenti quando abbiamo fatto proprio l'armatura. Questa va avvitata prima, perché poi quando spingete rischiate di spezzare le due parti, che sono molto delicate. Poi dovrei aver fatto ancora qualcos'altro, sì. Poi mi sono fatto anche i filetti qui, semplicemente senza utilizzare alcun tipo di lubrificante perché è in plastica. Bene, prima cosa che vado a fare, vi ricordate, vado ad identificare i numeri tutti uguali. Questo è il 3, cerchiamo tutti quelli col numero 3. Questo è il 4, lo mettiamo qui. 4 lo mettiamo qui. 3. 4. E ovviamente questo è il 3. Controlliamolo comunque perché potrebbero anche esserci dei pezzi sbagliati, quindi vi consiglio sempre di controllare. Ehi, qua c'è qualcosa che non va, non possiamo avere 2 punti. Ho sbagliato qualcosa io? Sicuramente sì, vediamo. Ecco, infatti, questo è il 3. Questo è il 3. Questo è il 4. Ok. E questo è il 3. Quindi 4. Perfetto. Ok. Quindi procediamo subito al montaggio di questo.
Ovviamente tutta la parte rigata deve essere dallo stesso lato, questo abbiamo fatto. Guardiamo che il foro sia passante, altrimenti la vite non la metteremo mai. Bene, iniziamo con il dito medio, ci serve la vite FP e la vite CP. Il medio è il numero 3, quindi questo. Ok, e adesso questa. Vi ricordate? Prima deve cedere il primo e poi il secondo, perché se stringete troppo il primo, quando andate a piegare fa questo lavoro qui e poi dovrete fare quest'altro voi. Invece prima questo e poi il resto. E abbiamo fatto il medio, eccolo qui, il numero 3. Adesso andiamo a fare l'altro. Prendiamo la vite FP, eccola qui, non deve uscire fuori dall'altra parte e non deve nemmeno rimanere fuori di qua, così va bene. E mettiamo l'ultima vite che è la CP. E abbiamo finito di assemblare le dita. Intanto vi ricordo, se avete piacere, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Guardate anche la playlist dove troverete altri modelli. Perfetto. Ecco qua. Allora, volevo anche dire un'altra cosa, soprattutto a quelli che mi vedono per la prima volta, perché voi ragazzi mi conoscete ormai e sapete a memoria quello che dico, almeno diciamo le informazioni del canale. Questo è un canale che ho deciso di aprire per aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei modellini. Per tale ragione non è sufficiente far vedere solo le immagini e non far capire quello che dico verbalmente. Per tale motivo ho sottotitolato ogni mio video con 30 lingue. Poi andiamo a mettere questo. Anche questo, che sembra molto semplice, in realtà
in realtà anche questo ha delle attenzioni che dobbiamo rispettare. Guardate, ovviamente la parte tagliata va messa contro la parte frontale della mano. Qui vi ho già detto che ho fatto i filetti, però questo deve entrare qui. Però dovete schiacciare soltanto su questa parte, perché se non lo fate entrare bene andate a vitare, potreste danneggiare la plastica bianca qua. Quindi prima, ecco qui, si mette questa. E poi andiamo a fissare con due viti BM, eccole qui, la copertura del LED. Guardate come si avvita facilmente una volta che ho creato il filetto. Tra l'altro è sempre importante fare i filetti, ma ancora di più quando sotto avete ovviamente il metallo, come in questo caso, e la plastica sopra, sempre come in questo caso. Perché? Perché se voi avvitate troppo e non avete creato il filetto, sentirete resistenza dall'inizio alla fine. Quindi quando arriverete in battuta sulla plastica non ve ne accorgete, perché la forza esercitata è la stessa che avete dato all'inizio, mentre invece cosa succede se fate il filetto? Guardate, si avvita così. Quando sentite la resistenza sapete di essere arrivati in battuta. Se non vi accorgete di questo, non avendo fatto il filetto, girate un po' di più e spezzerete la plastica. Chissà quanti di voi sarà successo. E non è bello. Anche se non si vede non è bello. Perfetto. Controlliamo di qua. Deve uscire tanto da questa parte che su tutta la sua circonferenza. Molti la mettono storta e nemmeno questo è da fare. Bene, a questo punto andiamo a prendere il circuito, prendiamo la batteria, qui come vedete è il positivo. Vi dovete ricordare, indipendentemente dal fatto che dovrebbe essere sempre da una parte il positivo, ma può succedere che si sbagliano, come è successo a me. Quindi voi fate fede al filo rosso. Il filo rosso è il positivo, quindi questo è il filo rosso, il positivo è di qua. Metterò la mia pila così. Perfetto. E proviamo. Funziona benissimo. Lasciamo pure la pila inserita. Anche la vite, questa, che è la FM, se ricordo bene. Aspettate che guardo. No, ho sbagliato. È la EP. Parlo di questa che poi terrà questo pezzettino qui sopra fermo. Lasciamola pure qui, la sviteremo prima di mettere questo. Non ci dà fastidio. Ora prendiamo questo. Eccolo qui. Prendiamo due viti IP e andiamo a mettere questo così. No, prima bisogna mettere il pulsante dentro, se no come facciamo? Che fai, Michele? Ti sei perso, eh? Allora, vi conviene lasciare la batteria inserita almeno finché non finirete di montare, così potrete sempre verificarne il corretto funzionamento, perché se vi si stacca un filo ve ne accorgete subito. Se non ve ne accorgete subito dovrete smontare di nuovo tutto. Bene, andiamo a mettere adesso questo qui. Il pulsante esce, perfetto. Fissiamo il tutto con due viti.
le IP. Vedete che non avvito tutto subito, ricordatevelo. Qui anche ho creato i filetti, ve l'ho detto prima. Ecco fatto. Adesso c'è quello che più ci fa dannare di tutti. Andare a posizionare correttamente questo e possibilmente senza andare a staccare i fili. Allora, vediamo un po'. Non so nemmeno io quante mani ho montato, perché ho fatto 3 Ironman e più ne ho fatte altre da tenere così. Vediamo. Metto la pausa, ma semplicemente perché non voglio annoiarvi col video lungo, tanto poi vi faccio vedere come l'ho messo e dove l'ho collocato. Ecco qua, vi faccio vedere come ho fatto. Questo è importante anche quando lo mettete, guardate. I fili non devono rimanere qui, altrimenti pizzicate tutto, devono andare oltre, superare questo, così che vadano poi a toccare soltanto in questo punto qui e non pizzicati invece qua. Così. Questo io l'ho messo così. L'integrato non tocca assolutamente. Qua ci va l'anulare, quindi è il numero 4, eccolo qui. Deve essere libero di poter ruotare e non deve assolutamente toccare questo qua dietro. E infatti, come potete vedere, non tocca. Perfetto. Poi, una volta fatta questa prova, dobbiamo prendere l'altro guscio e provare che tutto chiuda perfettamente già così. Se vediamo che non chiude, non dobbiamo sforzare, perché vuol dire che abbiamo pizzicato un filo dentro. Se mettiamo tutte le dita e non facciamo questa prova, facciamo un macello, non va fatto così, facciamo danno. Ecco qui. Adesso sappiamo che qui è il pollice, quindi basterà partire dal numero 1, questo, lo mettiamo qui, il numero 2, 3, 4 e infine il mignolo che è il numero 5. Quindi pollice 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso andiamo a prepararci per chiudere poi tutto le viti EM 3. Ecco qua. Vedete? Mettiamoci le 3 viti e vediamo poi come si comporta.
funziona, possiamo stringere tutto. Ecco qua, le dita sono rigidissime come devono essere. Questo funziona, perfetto. Ecco, adesso possiamo svitare la vite sopra, che è la EP, e abbiamo finito. Prima di salutarci poi farò una rappresentazione di tutto quello che ho montato fino a questo numero. Che è il 111, quindi sono 11 dell'armatura danneggiata. Dovrebbe entrare perfettamente bene, invece vedo che è un po' più grande, ma è entrato lo stesso. Però vedete, guardate, queste sono le cose su cui bisogna fare attenzione. Adesso vi faccio vedere. Qui c'è ancora parecchio spazio tra la battuta. Se io metto la vite, spezzo subito il pezzo di plastica. Ecco, adesso va bene. Aspettate che levo un po' di luci perché si vede poco. Ecco. Poi sinceramente io non manterrò le batterie dentro alcun circuito perché non ci devo giocare, mi basterà sapere che funziona tutto correttamente. Ecco qua. L'unica cosa, ma lo sappiamo tutti noi, avrebbero potuto fare queste calamite un po' più potenti, perché sì, il pezzo sta su, però se uno lo urta cade. Però vedremo, dai, magari se troverò qualcosa su internet le vado a sostituire, tanto si tratta di cambiare solo questa dentro, non ci vuole tanto. Sarà attaccata con la colla a caldo, quindi basterà scaldarla con una fonte di calore come un phon per capelli, togliere quella e mettere l'altra. Bene, prendo tutto quello che abbiamo montato e ci vediamo dopo. E questo è quello che abbiamo montato con le 11 uscite opzionali dell'armatura danneggiata, di questa splendida armatura di Tony Stark Robocop, bellissima. È fatto davvero molto bene. Il peso non ve lo so neanche a dire perché lo sapete che è pesantissimo, poi nei video che ho fatto l'ho anche pesato. Ecco qua, questa è la mano che abbiamo fatto adesso, il guanto sinistro, e questo è quello che avevamo montato nei primi numeri, il destro. Muscoli, coperture degli avambracci, paragomiti,
la copertura del polpaccio sinistro, è metallo, e poi c'è lui in tutto il suo splendore, bellissimo. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo e ricordandovi di iscrivervi al canale per sostenerlo. Saluto voi e tutti i vostri cari più cari. Grazie del vostro tempo. Al prossimo video che vado subito a preparare, che è il numero 112 dell'armatura danneggiata. Ciao ragazzi!